tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme un nuovo progetto, ovvero la borsa Honey, un progetto veramente facilissimo e velocissimo da realizzare, ma soprattutto perfetto per le principianti. Per questo progetto ho utilizzato il nuovo filato Gemma di Borgo dei Pazzi, il filato perfetto se ami le cose che brillano. Ora in video non rende non riuscire a percepire quanto brilli, ma è un filato veramente brillante che vi consiglio assolutamente di provare, soprattutto di vedere le colorazioni disponibili, che ce ne sono un bel po' e sono praticamente tutte strabellissime. Nel box informazioni qui in basso vi lascio il link diretto al sito di Borgo dei Pazzi insieme al mio codice sconto di 5 euro che è valido comunque su tutti i prodotti presenti sul sito. Sul sito troverete anche la chiusura che ho utilizzato, la chiusura a forma di ape, quindi volendo potete prendere sia filato che chiusura e usufruire dello sconto. Trovate tutte le info nel box informazioni qui in basso. Comunque, tornando alla borsa, è un progetto semplicissimo, come vi ho già detto. Sembra lavorato a punto nocciolina, ma nocciolina non è. È un punto di lavorazione veramente molto semplice che ho pensato proprio per le principianti per ottenere proprio l'effetto punto nocciolina, perché il punto nocciolina per le principianti è un po' più complicato, ma con questo riuscirete tranquillamente a realizzare una borsa fantastica. Comunque, non mi dilungo più di tanto, tutto spiegato durante il tutorial. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi i futuri tutorial. Ora vediamo l'occorrente per realizzare questa borsa e poi possiamo iniziare subito con il tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzerò due rocche di filato Gemma, nel mio caso colorazione numero 11, una chiusura a forma di ape, due moschettoni, circa 120 cm di catena, uncinetto numero 6 ed uncinetto numero 5, marcapunti, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo con la lavorazione del pannello frontale. Utilizzerò l'uncinetto numero 6 ed avvierò un totale di catenelle che troverete indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Ovviamente potrete variare queste misure in base alla grandezza che volete dare alla vostra borsa. L'importante è comunque avere sempre un numero di maglie dispari, quindi avviare un numero di catenelle pari per ottenere un numero di maglie poi successivamente dispari. Quindi faccio il cappio iniziale ed avvio le mie catenelle. Bene, ho avviato 22 catenelle che nel mio caso corrispondono a 20 cm. A questo punto facciamo girare un po' la catenella e andremo a lavorare in tutte queste asoline qui che si formano sul retro. Partendo ovviamente dalla seconda catenella dall'uncinetto andiamo a lavorare una maglia bassa per ciascuna catenella. Ok, lavorata questa prima riga maglia bassa, voltiamo il lavoro, facciamo una catenella e procederò lavorando a punto ciottolo, che è un punto che simula il punto nocciolina ma in realtà mangia molto meno filo. Quindi come si lavora? Procediamo lavorando una maglia bassa nel primo punto e nel punto successivo andiamo a lavorare una maglia alta doppia, quindi carichiamo il filo 2 volte sull'uncinetto, puntiamo l'uncinetto nella maglia successiva, prendiamo il filo e andiamo a chiudere le asole 2 per volta. Quindi andiamo a lavorare una maglia alta doppia, nel punto successivo lavoriamo una maglia bassa e come potete vedere sul davanti risulterà come una sorta di nocciolina, ma in realtà abbiamo lavorato una semplice maglia alta doppia. Quindi ora nel punto successivo ripetiamo il procedimento, lavoriamo una maglia alta doppia
e poi una maglia bassa nel punto successivo, e questa alternanza di punti creerà questa lavorazione a rilievo molto semplice ma particolare, quindi procederemo in questo modo per tutta la riga. Terminata anche questa riga, voltiamo il lavoro. Questo sarà il risultato del dritto del lavoro. Ora procediamo lavorando una riga a maglia bassa, quindi catenella, e lavoriamo una maglia bassa in ogni punto sottostante. Qui sulla maglia alta doppia andiamo a prendere l'asola in questo modo. Comunque dovremo lavorare una maglia bassa per ogni punto sottostante. Terminata anche questa riga, riprenderemo a lavorare con il punto ciottolo, quindi la riga dove ci sono le maglie alte doppie. Faremo una differenza perché proprio come lavoriamo il punto nocciolina andremo a sfalsare i punti, quindi voltiamo il lavoro, facciamo una catenella, maglia bassa nel primo punto e maglia bassa nel secondo punto, proprio per ritrovarci tra una maglia alta doppia e l'altra. Ci troviamo proprio nel mezzo. A questo punto lavoriamo una maglia alta doppia e poi continuiamo alternando maglia bassa e maglia alta doppia, quindi nel punto successivo lavoriamo una maglia bassa e nel punto successivo una maglia alta doppia e così via. Termineremo questa riga ovviamente come abbiamo iniziato con 2 maglie basse. Bene, terminata anche questa riga, voltiamo il lavoro e non faremo altro che andare ad alternare riga a punto ciottolo con riga a maglia bassa. Quindi ora faccio una catenella e procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante e poi ovviamente nella riga successiva dovrò lavorare a punto ciottolo. Partirò ovviamente con una sola maglia bassa perché devo comunque andare ad alternare queste 2 righe qui per tutto il pannello. Ovviamente saranno distanziate dalla riga di sola maglia bassa, quindi procediamo in questo modo per il totale di righe che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Lavorate le 17 righe totali, avremo raggiunto un pannello che ha un'altezza di 20 cm. A questo punto possiamo andare a rifinire tutto il bordo, quindi ho terminato di lavorare con la riga a maglia bassa. A questo punto faccio una catenella e lavoro una maglia bassa nello stesso punto di base, quindi esattamente qui. E procederò lavorando una maglia bassa per ogni riga sottostante, quindi ora vado ad inserire l'uncinetto qui e lavoro una maglia bassa nel punto successivo e così via fino ad arrivare nel punto d'angolo dove andremo a ripetere l'aumento formato da una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa. Quindi qui ho la maglia d'angolo, inserisco l'uncinetto e lavoro una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa. Ovviamente questo procedimento va ripetuto in ogni angolo, quindi anche in questo angolo qui poi comunque andiamo a chiudere, quindi lavoriamo tutto il giro e ci rivediamo proprio alla fine.
Ok, ultimo punto, facciamo una maglia bassa, non facciamo la catenella perché sarà sostituita dalla sola di chiusura, quindi ora tagliamo il filo e chiudiamo con la sola di chiusura. Per la lavorazione del pannello retro, che comprenderà anche la parte della patella, non vi mostrerò il procedimento completo, ma sappiate che dobbiamo avviare lo stesso numero di catenelle che abbiamo avviato per il pannello frontale, quindi eseguiremo il pannello allo stesso modo, con la differenza che andremo a lavorare 26 righe totali per 29 cm. Comunque, se non vi trovate con le righe, seguite la misura in centimetri. Ovviamente non sarà il pannello completo, ma ci fermeremo in quel punto perché dobbiamo andare a creare lo spazio che ospiterà la chiusura, quindi andiamo a lavorare un pannello che ha queste righe totali e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, ho lavorato il mio pannello, ho lavorato in totale 26 righe che corrispondono a 29 cm. Ovviamente non ho ultimato il pannello, ma mi sono fermata prima perché devo andare a creare il foro che ospiterà la parte della chiusura che andrà sulla patella. Infatti, come potete vedere, ho messo dei marcapunti. Mi ritrovo esattamente a dover lavorare la riga di sola maglia bassa. Ho già voltato il lavoro e fatto la catenella. Ho messo il marcapunti nel 10° punto, quindi ho contato 10 punti, ho messo il marcapunti, ho saltato un punto e poi ho messo un altro marcapunti, quindi io andrò a lavorare una maglia bassa in ogni punto sottostante fino ad arrivare al primo marcapunti. Qui ho il marcapunti, lo tolgo e lavoro una maglia bassa anche in questo punto. Ora devo lasciare lo spazio libero, quindi vado a lavorare 3 catenelle, 1, 2 e 3, e poi salto il punto successivo e procedo lavorando dal punto che avevo marcato. Quindi continuo lavorando la mia riga a maglia bassa. Ultimata questa riga, avvolto il lavoro e procedo lavorando come ho fatto finora, quindi ora devo lavorare la riga con la maglia alta doppia. In questo caso parto facendo 2 maglie basse iniziali e poi continuo lavorando con le maglie alte doppie alternate alle maglie basse. Bene, sono arrivata nello spazio formato dalle 3 catenelle, l'ultima maglia lavorata è la maglia bassa, quindi all'interno di questo spazio vado a lavorare la maglia alta doppia, come se fosse un punto, e poi passo al punto successivo, quindi vado a lavorare una maglia bassa nel punto successivo e continuo ultimando la mia riga. Bene, a questo punto procedo, volto il lavoro, faccio una catenella e vado a lavorare l'ultima riga, quindi sarà tutta a maglia bassa, e poi procederò con il giro di rifinitura come abbiamo fatto anche per il pannello frontale. Bene, ho terminato la mia riga, a questo punto procedo con la rifinitura del pannello, è lo stesso procedimento che abbiamo visto per il pannello frontale, quindi non ve lo faccio rivedere, ma sappiate che comunque dobbiamo andare a lavorare una maglia bassa per ogni punto sottostante, comunque per ogni riga, e negli angoli andremo a lavorare una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa. Infatti qui abbiamo lavorato la maglia bassa, ora facciamo una catenella ed una maglia bassa nello stesso punto, per poi procedere a lavorare una maglia bassa per ogni punto sottostante. Ogni punto corrisponderà ad una riga di lavorazione, quindi avremo in totale il numero di punti che corrisponderà esattamente alle righe totali.
Bene, una volta che avremo rifinito tutto il bordo, possiamo tagliare il filo e andare a chiudere con asola di chiusura. A questo punto possiamo andare ad applicare la nostra chiusura, quindi prendiamo la prima parte, io ho già rimosso la parte dietro, e la andiamo a posizionare esattamente dove abbiamo lasciato lo spazio libero, quindi dove c'erano le 3 catenelle. Noi posizioniamo la nostra chiusura in questo modo e dobbiamo fare in modo di far uscire le parti che ci sono qui con le viti. Ovviamente dovremo portare una solina della lavorazione. Dobbiamo fare questo procedimento affinché la chiusura sia fissata correttamente, perché altrimenti l'avremo messa a vuoto. Volendo potete mettere anche un goccino di colla, quindi faremo passare una solina tra il foro dove ci passa la chiusura, l'altra parte della chiusura, e lo spazio per le viti, in questo modo. Poi andiamo a prendere l'altra parte e la andiamo ad avvitare. Ed ecco qui fissata la prima parte della chiusura. A questo punto ci occupiamo del giro borsa, quindi della fascia che comprenderà sia laterali che base. Creati entrambi i pannelli, andremo a dare un po' di profondità alla nostra borsa. Faremo i laterali direttamente sul pannello frontale. Ho posizionato dei marcapunti. Li ho posizionati esattamente contando dal primo punto disponibile sull'angolo 6 punti e nel sesto ho posizionato il marcapunti. Ho fatto lo stesso anche sull'altro lato. Ovviamente per regolarci con il pannello che comprende il retro e la patella sono partita dall'angolo inferiore, quindi dall'angolo in basso. Ho contato 13 punti e nel 13° comunque ho messo il marcapunti, facendo lo stesso anche sull'altro lato. Una volta che abbiamo i punti di riferimento possiamo partire sul pannello frontale, quindi facciamo un cappio iniziale, ci teniamo il filo sull'uncinetto e ci andiamo ad inserire nel primo punto marcato. Andremo a lavorare in maglie basse in costa retro, quindi inseriamo l'uncinetto prendendo solo la metà catenella retro, ma andiamo a prendere anche la costina retro della maglia bassa sottostante, di modo che il giro borsa sia più sostenuto, e andremo a lavorare una maglia bassa in costa retro in ogni punto fino a raggiungere l'altro punto marcato. Terminato il giro, voltiamo il lavoro, non facciamo la catenella e procediamo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante per il totale di righe che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri, ma sentitevi libere di personalizzare la profondità della vostra borsa. Ovviamente sto realizzando questo progetto con sole 2 rocche di filato. Se apportate modifiche, mi raccomando, valutate di prendere più filato, perché ho utilizzato praticamente 2 rocche precise. Quindi lavoriamo il nostro giro borsa, ci vediamo al termine. Lavorate tutte le righe. A questo punto possiamo andare a cucire questa parte alla parte retro. Possiamo tagliare quindi il filo un po' più lungo, così utilizziamo lo stesso filato, e senza scollegarlo dalla lavorazione porteremo il lavoro sul rovescio, quindi andremo a fare la cucitura sul rovescio in modo che sul dritto poi sarà tutto pulito, e andiamo a cucire solo le asole esterne, quindi prendiamo solo le metà catenelle in questo modo e faremo una cucitura punto per punto, perché comunque i punti sono quelli.
Cucito tutto il giroborsa all'altro pannello, possiamo fare una doppia passata nell'ultimo punto, tagliamo il filo e lo andiamo a bloccare tra le maglie. A questo punto possiamo girare il lavoro, quindi riportarlo sul dritto. Dopodiché possiamo andare ad applicare la seconda parte della chiusura proprio sulla parte frontale della borsa. Quindi inseriamo la seconda parte nella prima e chiudiamo la chiusura. Facciamo una leggera pressione sul corpo borsa in modo da far aderire le alette al corpo borsa, dopodiché possiamo andare a fissare le alette con la griglietta aiutandoci con una pinza. Se non volete foderare la vostra borsa potete andare a coprire questa parte con un pezzo di feltro oppure con lo stesso filato, vi basterà fare un rettangolino e cucirlo proprio sulla zona. A questo punto possiamo occuparci del manico superiore. Per realizzare il manico prenderò l'uncinetto numero 5, faccio il cappio iniziale ed andremo a lavorare le prime 2 catenelle perché andremo a lavorare il manico a spighetta rumena, quindi faccio 2 catenelle, 1 e 2. Dopodiché entro nella prima catenella e lavoro una maglia bassa, volto il lavoro in questo modo e mi vado ad inserire in questa asolina qui, prendo il filo e chiudo le 2 asole insieme, giro il lavoro di nuovo, questa volta mi inserisco in questa asolina e in quest'altra asolina, quindi avrò 3 asole sull'uncinetto, prendo il filo, chiudo le prime 2 e poi chiudo le altre 2. E da questo momento in poi andremo a lavorare sempre in questo modo. Giriamo di nuovo il lavoro, quindi gireremo sempre il lavoro e ci inseriamo nelle 2 asoline che si trovano proprio sul laterale. Prendiamo il filo, chiudiamo le prime 2 e poi chiudiamo le altre 2. Procediamo in questo modo fino a raggiungere la lunghezza desiderata. Una volta raggiunta la lunghezza desiderata, nel mio caso corrisponde a 23 cm circa, a questo punto dobbiamo chiudere il lavoro e lo faremo entrando in queste 2 asoline, prendiamo il filo e chiudiamo tutte e 3 le asole insieme in questo modo. Possiamo poi tagliare il filo e farlo passare attraverso le maglie. Andremo a nascondere anche la codina iniziale. Prenderemo la nostra catena e la uniremo in cerchio, in modo da avere comunque una catena tutta unita. Inseriremo la catena all'interno dei moschettoni. Fisseremo poi il manico ai moschettoni in questo modo, che poi andranno successivamente fissati sulla patella della borsa. Quindi prendiamo le misure sulla borsa dove vogliamo posizionare il nostro manico, mettiamo dei marcapunti o degli spilli per avere una posizione di riferimento e poi andiamo a far passare il moschettone attraverso la lavorazione. Ovviamente lo applicheremo in maniera orizzontale in modo da avere il manico dritto. Una volta applicati tutti gli accessori, questo sarà il risultato. Spero che questo progetto vi piaccia, è davvero particolare e sono super soddisfatta del risultato. Progetto facilissimo e anche velocissimo da realizzare, perfetto anche per le principianti. Abbiamo visto come realizzare un falso punto nocciolina in maniera veramente super semplice. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se conoscevate questo punto. Vi ricordo che per questo progetto ho utilizzato il nuovo filato Gemma di Borgo dei Pazzi, filato spettacolare soprattutto se vi piacciono
i filati super luccicosi. Sul sito di Borgo dei Pazzi trovate anche altre colorazioni bellissime, quindi vi consiglio di darci un'occhiata. Trovate il link nel box informazioni qui in basso insieme al mio codice sconto di 5 euro, valido ovviamente su tutti i prodotti presenti sul sito. Sul sito troverete anche questa chiusura a forma di ape che renderà la vostra borsa unica ed originale. Mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram dove sono più attiva. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!